Bentornati. In questa lezione vedremo la modellazione di precisione. Nel disegno architettonico non si può prescindere dalla precisione nella modellazione e quindi il posizionamento degli oggetti e dei vertici durante la modellazione delle forme deve essere privo di qualsiasi tolleranza. Blender dispone di un sistema di snap, come molti altri software, che viene chiamato Snap to Mesh. Gli snap vengono attivati dall'apposito pulsante che si trova in basso alla 3D View, oppure come viene suggerito con la combinazione di tasti Shift Tab. La funzione Snap to Mesh è attivabile ed utilizzabile sia in Object Mode sia in Edit Mode. Vediamo come funziona nelle due modalità. Selezioniamo vertici, poi vedremo quelle che sono le opzioni e spostiamo il cubo blu. Come vedete si appare un cerchietto che è il vertice target, dove l'oggetto viene spostato. Passiamo in modalità dall'alto di visualizzazione, quindi con il tasto 7, e allineiamo il cubo. Vediamo come funziona in Edit Mode. Entriamo in Edit Mode con il tasto Tab, deselezioniamo tutto. Abbiamo già attivata la modalità di selezione vertici, selezioniamo con il tasto destro questo vertice ed andiamo a congiungerlo con l'altro vertice. Come vedete, i due vertici comunque rimangono sovrapposti. Se la forma definitiva che noi vogliamo ottenere della mesh dovesse essere questo, bisogna ricordarsi di rimuovere i doppi. A questo punto il vertice che era sovrapposto viene eliminato. Vediamo ora quelle che sono le funzionalità dello Snap to Mesh. A fianco del pulsante di attivazione abbiamo lo Snap Element. Abbiamo già visto c'è la possibilità di scegliere vertici, spigoli, facce, volume oppure increment, che vuol dire che lo snap sarà legato alla griglia. Solitamente nella modellazione architettonica, o almeno per quello che mi riguarda, io tengo attivo come element soprattutto i vertici, e soprattutto tengo anche sempre attivi gli snap, che nel momento in cui non voglio che vengano utilizzati, con la pressione del tasto CTRL, come vedete, vengono momentaneamente disattivati. Un altro modo di utilizzo è mantenerli disattivati e alla pressione del tasto CTRL attivarli. A fianco al pulsante Snap Element troviamo quello che è lo Snap Mode. Quindi ci sono diverse opzioni. Quella che solitamente viene più utilizzata, o che almeno io più utilizzo, è l'opzione Closed, e il target, nel momento in cui viene utilizzata l'opzione Closed, è il punto più vicino. L'altra opzione è l'opzione Center, e Blender utilizzerà in questo caso il centro di trasformazione come punto di riferimento. Median, e in questo caso il target sarà il punto medio della selezione, e Active, e il target in questo caso sarà l'ultimo vertice selezionato in Edit Mode o l'ultimo oggetto se siamo in Object Mode. Solitamente io utilizzo l'opzione
closet. Un'altra funzione che ci permette di modellare e spostare gli oggetti con precisione è lo snap. Il menu snap è attivabile tramite la combinazione di tasti Shift S e lo snap posiziona il 3D cursor, quindi o gli oggetti rispetto al 3D cursor. Questo pallino che abbiamo visto nelle lezioni precedenti è quindi fondamentale nella modellazione architettonica. Vediamo quelle che possono essere le opzioni e alcuni esempi di funzionamento. Il menu snap, come il menu snap to mesh, funziona sia in edit mode che in object mode. Vediamo in questo caso un funzionamento in object mode. Quindi poniamo che vogliamo che questo cubo si allinei in questa posizione al cubo azzurro. Andiamo a modificare quella che è l'origine del cubo. Io ricordo ho installato un add-on che si chiama Quick Origin, quindi con la combinazione di tasti Shift Alt O vado a modificare l'origine del cubo. Come vedete, sull'origine compare il manipolatore, che in questo caso è quello relativo agli spostamenti. Posizioniamo dunque il 3D cursor nel punto in cui vogliamo che questo oggetto venga a posizionarsi rispetto al cubo azzurro. Con la combinazione di tasti Shift S selezioniamo l'opzione Cursor to Selected. A questo punto il 3D cursor è nella posizione scelta, torniamo in Object Mode, selezioniamo il cubo rosso e sempre con la combinazione di tasti Shift S selezioniamo l'opzione Selection to Cursor. Vediamo un po' quelle che possono essere le opzioni del menu per spostare il 3D cursor. Possiamo spostarlo alla selezione, al centro della scena, torna al centro della scena, oppure alla griglia, verrà posizionato nel punto di intersezione più vicino della griglia, oppure all'oggetto attivo, e l'ultimo oggetto attivo era il cubo blu. Mentre per posizionare l'oggetto le opzioni sono la selezione alla griglia, quindi non importa dove è posizionato il 3D cursor, sposterà l'oggetto al punto più vicino della griglia, oppure al cursore, che è l'opzione che abbiamo utilizzato prima, all'ultimo elemento attivo, ok, annulliamo le operazioni, ho sbagliato, premendo la combinazione di tasti CTRL Z, e vediamo quella che è l'opzione Selection to Cursor Offset, la vediamo in Edit Mode. Entriamo quindi in Edit Mode, proviamo quella che era l'opzione precedente e selezioniamo questo vertice, posizioniamo il 3D cursor nella posizione desiderata, selezioniamo questi due vertici e scegliamo l'opzione Selection to Cursor. Come vedete sposta entrambi i vertici al 3D cursor. Annulliamo l'operazione e vediamo come funziona invece l'opzione Offset.
In questo caso ha spostato la selezione sempre nella posizione del 3D Cursor, ma ha mantenuto invariata la distanza tra gli elementi, cioè quindi sposta quella che è la selezione dal baricentro al 3D Cursor. Se dovessimo selezionare 3 vertici, come vedete sposta il baricentro della selezione al 3D Cursor. Per questa lezione è tutto, nella prossima vedremo il look cut and slide, quindi vi do appuntamento alla prossima lezione. Vi ricordo l'iscrizione al mio canale se questa lezione vi piace.